Il 2022 ci ha lasciato molti traumi. Uno di questi è stata senza ombra di dubbio la serie Marvel dedicata al personaggio di She-Hulk, la cugina del ben più noto gigante di Giada. Quel periodo fu sfiancante per la mente di qualsiasi appassionato Marvel. Ancora oggi ho ricordi di una serie terrificante e ancora di più terrificanti nerd con più anni che capelli in testa che combattevano in una vera e propria Battle Royale su YouTube parlando di questo scempio audiovisivo. Capolavoro, serie rivoluzionaria che spezza le catene del patriarcato, la fine del leggendario MCU. Chi aveva ragione non è importante. Quello che è importante è che nessuno in quel periodo ha dato attenzione al personaggio, nessuno ha parlato di She-Hulk e dei fumetti che la riguardano. Oggi, un po' per esorcizzare il trauma, un po' perché mi piace lamentarmi delle cose, ci penserà Alkil a parlare di She-Hulk, quella vera. In questo video andremo a parlare non di una sola gestione del personaggio, infatti, ma di due. Una di fine anni 80 e una un po' più recente, così da capire come il personaggio sia cambiato e come siamo arrivati a quella porcheria offerta dalla Disney. Il personaggio ha origine proprio negli anni 80 per mano di Stan Lee e Buscema. Jennifer Walters, la cugina di Hulk, che ottiene delle capacità simili alle sue dopo una trasfusione di sangue, ma si distingue sin da subito dal cugino per due fattori principali. Il primo è una natura più pacata. She-Hulk è una donna forte, intraprendente e avvezza al pericolo, tutt'altro che furia cieca e distruttiva. Porterà inoltre con sé il curioso dono di comunicare direttamente con il lettore. Sarà forse questo curioso dettaglio, forse per la sua bellezza quasi esotica, forse altri motivi ancora che porteranno l'autore John Byrne, un pilastro per il mondo dei comic americani, ad avvicinarsi sempre di più al personaggio, arrivando a portarlo non solo a scrivere una graphic novel sul personaggio e a portarla sulle pagine dei Fantastici 4, ma arrivando infine a realizzare un'intera serie di storie su questa donna dalla pelle verde. Nel 1989 nasce Sensational She-Hulk. La natura umoristica della serie è chiarissima sin dalle prime pagine. La protagonista non si prende mai troppo sul serio e vive avventure spesso autoconclusive che non si collegano praticamente mai all'universo Marvel principale, se non per piccoli cameo. Le prime storie, dopo tutto, altro non sono che vere e proprie parodie delle primissime avventure dei Fantastici 4 di Stan Lee. Al posto del Dottor Doom avremo il terribile Dottor Bong. E anche oggi in un video abbiamo citato il Dottor Destino. Onore e gloria a Destino. Dove i primi avevano l'uomo talpa, qui ci sarà l'uomo rospo. Insomma, avete capito? La nostra protagonista invece è una non solo bellissima dal design volutamente sexy e provocante, complici anche i disegni di Byrne stesso, ma anche ironica, divertente e sempre sul pezzo, una vera donna di mondo capace di adattarsi a qualsiasi situazione. Le storie di She-Hulk si faranno via via sempre più assurde e surreali e credo genuinamente che abbia alcuni tra i nemici più idioti della storia del fumetto americano, come Sprague, la collina vivente. Cioè, questo tizio non è nemmeno una montagna, ma una collina. Ovviamente non mancano poi i problemi personali di She-Hulk, relazioni ed amici, ma a differenza di molti altri eroi che ben dividono la vita con la maschera da quella senza, anche i comprimari della serie in questo caso sono sempre invischiati nelle rocambolesche avventure della signorina Walters. La serie di John Byrne dedicata a She-Hulk è un capolavoro. E se questa frase detta ora vi sorprende, lo capisco. Fino a questo punto vi ho presentato a conti fatti un buon fumetto, divertente e con simpatici guizzi creativi, ma ho ottenuto i punti forti per ora. Ricordate quando vi ho detto che She-Hulk parla con il lettore? Un po' come Deadpool per intenderci. Ecco,
non si limita a fare solo questo. She-Hulk gioca con la struttura stessa del fumetto, strappando la vignetta, chiedendo al disegnatore di disegnarla in un altro luogo che non raggiungerebbe mai in tempo, o addirittura facendo intervenire l'editor all'interno della storia. La serie si presenta quindi ricca di elementi metanarrativi e te lo sbatte in faccia sin dalla sua prima copertina, dove vediamo la nostra protagonista con in mano un albo della sua prima serie di Stan Lee che non vendette bene. Qui la protagonista intima il pubblico a comprare i suoi fumetti questa volta, o sarebbe venuta personalmente a strappare la collezione dei nostri X-Men. Questa serie è una vera perla. Assimilate come questo sia un fumetto per i lettori dei fumetti e non prova ad essere altro. Le battute della serie non sono solo legate alla natura dei nemici o elementi trash fini a se stessi, sono ricercati omaggi e citazioni al medium del fumetto intero di quel periodo, nomi di autori, rappresentazioni grafiche di un certo tipo, tutto. She-Hulk non è solo un'eroina che parla ai lettori del fumetto, parla ai lettori del fumetto dei fumetti e dei problemi che hanno. Perché sì, la Sensational She-Hulk è anche una serie di pura satira, il vero nemico della storia, costantemente preso in giro e attaccato in tutti i modi possibili dalla protagonista e l'ormai defunto Comic Code Authority. Ne abbiamo già parlato sul canale, ma per riassumere, il CCA era un organo di censura per i fumetti americani che si occupava di evitare che elementi come sangue, sessualità, cose mostruose e altro ancora apparissero nei fumetti. La nostra eroina si impegnerà in ogni numero per aggirare le assurde regole del CCA, prendendo in giro la chiusura mentale di una simile istituzione e mostrando al pubblico quanto già ai tempi fosse obsoleta e castrante. Tutti questi elementi rendono Sensational She-Hulk una lettura quasi obbligata. Chi è Dan Slott? Dan Slott è un bravissimo autore di fanfiction, come l'ho sentito definire su internet, e mi trovo d'accordo. Famoso per aver creato Superior Spider-Man, è un autore che riesce a guardare all'universo Marvel come una grande scatola di giocattoli, in maniera quasi infantile, mettendo su a volte storie genuinamente sciocche e altre volte davvero cariche di cuore, come il suo Silver Surfer. Una lettura che consiglierei senza esitazione. Ma come se l'è cavata con le due serie She-Hulk del 2004 e del 2005? Non bene, e si vede sin da subito. Nessuno degli stili di disegno adottati nella storia fanno mai centro. La She-Hulk di questa nuova gestione non riesce ad essere visivamente incisiva, sexy e tonica come quella di Byrne, risultando sempre troppo morbida e tozza. Anche le trame assurde e surreali vengono abbandonate per una più solida ma monotona dinamica da sitcom, che vede la nostra eroina lavorare in uno studio legale che si occupa di casi fuori dall'ordinario. Le storie con queste premesse non sono davvero terribili, l'interazione di Jennifer con i suoi nuovi strambi colleghi sono anche simpatiche, ma ci sono alcuni elementi che affossano totalmente questa gestione del personaggio. Il primo tra tutti è la totale mancanza della rottura della quarta parete e di qualsiasi elemento metanarrativo del personaggio, elementi che la caratterizzavano e la rendevano molto più che una semplice Hulk con le tette. Il secondo grosso problema è la caratterizzazione della protagonista, che, come posso dirlo in maniera non volgare... Oh, ma chi se ne importa? La nostra protagonista in questa run viene caratterizzata come un puttanone. Scopa un po' con tutti, fa festa, casino e causa danni. Nulla a che vedere con la donna di mondo, forte, con ironia graffiante che Byrne ci aveva presentato. Il terzo elemento, che può sembrare una piccolezza di questa moderna She-Hulk, il ruolo del Comic Code Authority. Qualcosa che per chiunque dovrebbe essere un elemento negativo, sempre denigrato dal personaggio, ma in questa serie torna come un elemento positivo. Mi spiego meglio.
E in questi processi, per dimostrare l'innocenza dei propri clienti, la protagonista porterà come prove, spesso e volentieri, dei fumetti in cui avvengono magari delle situazioni analoghe a quelle mostrate. Fin qui tutto ok, se non fosse che i fumetti vengono accettati in sede legale grazie al logo del CCA. Abbiamo stereotipi beceri sui lettori di fumetti che sembrano usciti dai più brutti episodi di Big Bang Theory, e non sarebbe troppo un problema se non parlassimo di un fumetto che ha fatto del suo stretto legame con il medium e la comunicazione con il lettore il suo fiore all'occhiello. Nonostante tra i due fumetti corrano solo una quindicina d'anni, sembra di star parlando di due cose differenti, personaggi diversi che non si assomigliano nemmeno nell'aspetto e hanno in comune solo il colore della pelle. Dan Slott non ci siamo proprio. In conclusione, il personaggio di She-Hulk ha avuto un picco altissimo qualitativo e un grosso declino dall'inizio degli anni 2000 ad oggi. Alla luce di tutto ciò, non possiamo che chiederci: She-Hulk tornerà mai a parlare con noi?